Buongiorno e ben trovati. Sicuramente vi avrete già sentito parlare di coerenza cardiaca. Coerenza cardiaca, ci sono degli studi che sono stati fatti, adesso fra un pochino ve lo spiego, significa che all'aumentare dei battiti cardiaci del cavaliere o dell'handler, cioè di chi ha in quel momento il cavallo, aumentano anche i battiti cardiaci del cavallo e anche viceversa. Ci sono due studi che l'hanno dimostrato, uno è di un ricercatore dell'Università di Copenaghen che si chiama dottor Ludwig e un altro invece è di un italiano che si chiama Baragli dell'Università di Pisa. E entrambi in modalità diverse, hanno fatto due esperimenti diversi, li trovate sul mio sito se andate su matteoniorteci.com, hanno fatto degli studi diversi ma hanno portato tutte e due allo stesso risultato, cioè che in determinate condizioni il cavallo aumenta il suo battito cardiaco e quindi la sua tensione all'aumentare il battito cardiaco del cavaliere, cioè la tensione del cavaliere. Tutto questo per dire cosa? Per dire che in uno di questi due esperimenti è stato dimostrato quanto ciò non sia vero quando il cavallo è legato. Cioè, praticamente nello studio che ha fatto Baragli all'Università di Pisa è venuto fuori che il cavallo quando è legato si dissocia da questa coerenza cardiaca e va per i fatti suoi, cioè la sua tensione sale anche se quella del cavaliere non sale, anche se il cavaliere rimane tranquillo. Detto questo, per quale motivo ho fatto questa introduzione? Perché molte volte a chi pratica parelli o comunque equitazione naturale in genere, gli viene posta la domanda per quale motivo non legano cavalli quando li sellano o fanno tutte le cose che si fa a un cavallo anche diciamo quando non dobbiamo montarlo, no? Tipo per esempio quando si pareggia, oppure si ferra, oppure si striglia, oppure si lava. Ecco, in quelle situazioni lì no, molte volte ma per quale motivo te non lo leghi? Allora il motivo è semplice, è per quello che ho detto prima, cioè il cavallo quando è legato, siccome è un animale claustrofobico e codardo per natura, rischia di, per un non nulla, rischia veramente di impaurirsi e in quel caso lì può diventare molto pericoloso per lui, per noi che stiamo d'intorno e poi anche per gli altri cavalli e persone che sono d'intorno in quel momento. Quindi di conseguenza la cosa migliore da fare è quando dobbiamo fare qualcosa al cavallo, dobbiamo farlo sempre con il cavallo non legato, quindi dobbiamo imparare a tenere il nostro cavallo con una lunghina, mettendo la lunghina sul nostro braccio, facendo tutto quello che dobbiamo fare senza che lui si muova. Lui per esempio questa cosa ancora non la conosce e quindi tenderà a muoversi e allora gli si insegnerà a stare fermo. Insomma, ci ho già fatto dei video, poi magari se vi interessa lo riapprofondisco e ve lo faccio vedere anche in altri video. Però fondamentalmente noi vogliamo che il nostro cavallo si comporti come partner. Ho da fare qualcosa sul tuo corpo, stai fermo lì, rimani tranquillo e rilassato, se non lo sei io ti aiuterò, però il mio obiettivo è quello che deve rimanere tranquillo e rilassato. E c'è già qui un grande cambiamento che a volte si vede nei cavalli, ci sono dei cavalli che sono agitati quando sono legati, appena sganciato e tenuto a questa maniera si fanno fare di tutto e sono molto più sereni. Questo potete chiederlo anche ai vostri amici, se qualcuno ha provato a farlo in tante occasioni succede questo, che già solo a quella maniera il cavallo è più rilassato. Lo facciamo spesso e volentieri per comodità nostra quello di tenere il cavallo legato, cioè noi leghiamo il cavallo, poi una volta che l'abbiamo legato andiamo a prendere il sottosella, lo mettiamo lì, poi andiamo a prendere la sella, lo mettiamo lì, poi andiamo a prendere i paracolpi e li mettiamo lì, poi andiamo a prendere l'imboccatura e la mettiamo lì, poi dopo iniziamo a strigliarlo, ma ci siamo dimenticati il nettapiedi, torniamo a prendere il nettapiedi. Quella è roba è perché uno non è organizzato, no? Cioè se io invece voglio adottare questo sistema, prendo la mia capretta o il mio posto dove devo mettere tutta la roba, porto tutta la roba lì, in quel luogo, vado a prendere il cavallo, lo porto lì, mi metto a questa maniera, prendo tutto quello che devo fare, lo faccio al cavallo e poi quando ho fatto, allora sì, quando ho fatto posso anche legarlo. Cioè la regola è questa, se devo fare qualcosa sul cavallo o al cavallo non lo lego, poi quando io non devo fare niente al cavallo
lo posso tenere legato. Quindi sono fuori in passeggiata, magari devo mangiare, lo lego a un albero, oppure lo lego qui al lavagine mentre che io vado a mettere a posto la roba, però non quando io faccio qualche cosa al cavallo. Questo è un discorso di sicurezza, non è perché uno vuole fare il furbo oppure vuole fare il figo per far vedere quanto il mio cavallo è bravo mentre che gli faccio tutte le cose con la lunghina tenuta in terra così. È un discorso di sicurezza. Se impariamo tutti a fare a questa maniera, il numero di incidenti cala drasticamente, perché molte volte mi è capitato di vedere cavalli legati a cui gli viene fatto di tutto, di più, e poi questi qui a un certo punto cominciano a tirare indietro, strappano, si ribaltano. Purtroppo a un mio amico è successo anche che ha dovuto abbattere il cavallo perché sul cemento a questa maniera qui è scivolato e ha battuto la testa perché era legato. Quindi ricordatevi questo: quando c'è da fare qualcosa al cavallo non lo si lega, ma gli si insegna a compartecipare a quello che dobbiamo fare noi, a stare fermi, eccetera. Quando invece non dobbiamo fare nulla al cavallo, lo possiamo lasciare legato. I cavalli devono saper stare legati, questo l'ho detto miliardi di altre volte, quindi dobbiamo insegnarli a stare legati, ma sono due cose distinte. Devo fare qualcosa, non lo lego. Lo devo lasciare lì, per qualsiasi motivo, allora lo lego. Se poi dopo, come in questo caso, siete al lavaggio e dovete, per motivi vari, muovervi intorno al cavallo, già con la sistola, con la gomma, eccetera, eccetera, potete fare un paio di giri a questa maniera, in modo che se il cavallo si spaventa e tira indietro, comunque non succede nulla, perché va indietro, tiene un po', però poi dopo comincia a scorrere, e io nel frattempo ho le mani libere, entrambe le mani libere, e posso muovermi anche dietro, andare dall'altra parte di là e fare tutto il lavaggio. Però a questa maniera sono comunque in sicurezza. Spero di essere stato chiaro. Questo è un video che faccio perché questa è la domanda classica che mi viene fatta quando faccio corsi, e quindi ho pensato giusto, insomma, dare una risposta un pochino così a tutti. E se vi è chiaro bene, se non vi è chiaro fatemi tutte le domande che volete qui sotto i commenti, che sarà un mio piacere cercare di rispondervi per quello che mi è possibile. E se poi magari vedo che ci sono delle domande più frequenti, al limite ci faccio un altro video per spiegarlo meglio. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong?